Per me il granaio è il posto dove si conserva il lavoro. Ma Giovanni, oggi, troppo qua, E il grano era la cosa più importante, solo per mangiare. E non tutti avevano, diciamo, come adesso, diciamo, tutto questo grano, no, all'epoca ci stavano dei contadini che avevano ettari e ettari di terreni e poi gli altri magari in secondo momento li andavano a comprare quel grano, quando loro lo immagazzinavano nei granai, poi nell'arco dell'anno andavano le persone che avevano bisogno di mangiare, che avevano la famiglia, che avevano all'epoca i figli, ci stavano le famiglie numerose, non è come adesso, le famiglie numerose, e avevano bisogno di mangiare, soltanto di mangiare, e andavano anche da questi contadini che immagazzinavano il grano nei granai, lo conservavano e se lo andavano a prendere, a comprare. Magari non ci stavano nemmeno i soldi per pagargli, ma loro scontavano con il lavoro. Il trebbiatore l'ho cominciato a fare da 14 anni, prima con le trebbie si usciva, da 14 anni con le trebbie andavo con mio padre. All'epoca avevamo 2 trebbie, di cui uno la portavo io e un'altra la portava mio padre. All'epoca già mi affidavo quella trebbia. Beh, noi personalmente uscivamo il 9-10 giugno, uscivamo e rientravamo verso il 15 agosto. Di gente come trebbiatore, diciamo, che si spostava, uno era Tommaso Cirvo, grande trebbiatore, Tommaso Cirvo. Secondo Di Cerbo Ciro, grande trebbiatore pure lui, Di Cerbo Ciro. E poi in secondo momento, che eravamo più ragazzi, siamo usciti noi che ci spostavamo lo stesso pure noi. Appena uscivamo con questa trebbia, all'epoca si metteva anche il grano verso Acerro, andavamo verso Cancello, andavamo. Poi facevamo la zona nostra che stavamo a 200 e poi venivamo qua a Benevento, specialmente quando ci trasferivamo a Benevento, che era lontano circa 60 km, 55-60 km da casa mia, per andare a Benevento. Allora tutto il personale della trebbia che venivamo qua non potevamo tornare a casa tutte le sere, anche perché non ci stavano i mezzi che ci stanno oggi. E niente, allora dormivamo, dopo fatta la giornata di lavoro, che si metteva mano la mattina verso le 5, fino alla sera alle 10:30, alle 11, dopo si cenava e si dormiva sotto la trebbia, si metteva la paglia sotto la trebbia e anche lì la paglia doveva essere la paglia di grano, perché se metteva la paglia di avere incominciava ad avere i pruriti addosso. Per lavarsi di sera, siccome la persona stava molto sporca durante la giornata perché si sudava molto, aveva bisogno un po' di acqua calda e allora si tirava dal radiatore del trattore, col rubinetto, si spilava sotto e si mischiava l'acqua, no? L'acqua fredda e l'acqua calda, si faceva tiepida e così si lavavano, ti lavavi insomma. Prima si lavorava, diciamo, con la trebbia, diciamo, a paglia sciolta, diciamo, no? A paglia sciolta, non ci stava la pressa, a paglia sciolta. E all'epoca si portavano, che dovevano prendere la paglia per fare le mete di paglia, diciamo, e ci volevano, come minimo ci volevano 7, 8, 10 donne con il lenzuolo che portavano la paglia, che la mettevano a posto, e poi ci volevano 7-8 uomini che buttavano i greni, diciamo, li buttavano in coppa a trebbia, e poi ci stava un cevatore che buttava dentro. Logicamente dovevo portare un po' di più di personale perché questo lavoro veniva alternato, all'epoca si chiamava la muta,
la muta, cioè dopo si faceva ogni 20 tumuli di grano, si cambiava sì il civatore e sì quelli là con le forche buttavano le graine sopra, ogni 20 tumuli si cambiava. Quelli che non venivano mai cambiati erano lo scrivano, quelli che segnavano le tumuli, quelli là non venivano mai cambiati, era visto. Poi diciamo vicino a Trebbia all'epoca la persona più rispettata erano due purtroppo, era un scrivano e quello là che buttava la rinda, quello là che buttava i grani a rinda da Trebbia. Anche nel mangiare si faceva un'attenzione a queste cose, cioè tutti quanti quelli che lavoravano di più, tutti quelli che le buttavano i grani, quelli che lavoravano di più e compagnia bella andavano a mangiare da un tavolo. Un scrivano, un civatore e un padrone della Trebbia facevano eccezione, facevano mettere da un altro tavolo, in un'altra casa. Quando, più o meno loro si informavano quando andava a trebbiare, no? Si informavano. Allora prima giustamente nella casa le donne si preparavano perché il pane all'epoca si faceva, lo faceva stesso diciamo il contadino, no? E come minimo faceva sempre 20, 24, 25 rotelle di pane, diciamo, no? Poi in queste rotelle di pane ci stavano due ferri con una tavola che li mettevano sotto il soffitto, come bene, e li mettevano uno vicino all'altro, tutte queste rotelle. E qualche volta, se sa padrone mi domandavano, dice così vicino a mio padre, come bene, Domino, Gabriele dice, ce la facciamo con questo pane, ce la facciamo con questo pane, per esempio a Bascia Ducceppino Petrone, no? Là la mamma faceva, non so, 24-25 rotelle, e là quasi una settimana a sciugliare sempre. Dove per esempio era stato. Niente, ripeto, la mattina si metteva mano a lavorare verso le 5 e mezzo la mattina, si alzava e lavorava. Dopo fatto, non so, dopo fatto 70-80 tumuli di grano, già spiegato, due mute fatte con Magnabelli, ci chiamavano a colazione. La macchina si fermava e andavamo tutti a colazione. Purtroppo all'epoca quello ci stava. Un uovo fritto con peperoni, un po' di insalata con cetrioli, un pezzettino di formaggio pure. E all'epoca era una cosa buona, diciamo. Il pranzo, quando insomma si faceva pure i maccheroni di casa, non so se è importante, i maccheroni di casa si facevano, e poi ci stava un pollo, ammazzavano un pollo, magari l'agricoltore la mattina o la sera prima, quando si preparava, che doveva trebbiare, prendevi il fucile, perché prima ci stavano i conigli che erano stato bravo, insomma, che giravano intorno alla masseria con Magnabelli e ammazzavano 4, 5, 10 conigli che ci stavano e si cucinavano i conigli, erano buoni perché erano insomma conigli non allevati, conigli e quando ammazzavano questi conigli, diciamo, a volte maggiormente anche ammazzavano anche delle oche. È importante, l'oca era principalmente per loro all'epoca era una cosa fatta, stavi in casa, no? Con i conigli e con Magnabelli giustamente dice, tu lo facevano alla cacciatura, invece loro la facevano così, quando cucinavano la pasta, insomma, la mettevano nei maccheroni, dicevano così. Allora verso l'una e mezza si faceva il pranzo, no? Giustamente come abbiamo detto con Magnabelli. E la sera si faceva la sera sempre verso le 10, si smetteva di lavorare. E la sera, diciamo, la possiamo quasi assomigliare alla colazione della mattina, si girava sempre là, perché quello è l'uovo fritto, ecco, Magnabelli di sé, mettevano un pezzo di formaggio sul tavolo, lo facevi tu, la zona di cancello loro non facevano da mangiare.
Stesso il padrone della trebbia doveva provvedere agli operai a portarli a mangiare. Si doveva vedere tutto lui. Cioè tutto il personale della trebbia, compreso il mio padre, ti dico subito. Allora ci stava un scrivano, una persona, poi ci stavano 3 persone, 6 persone che saranno, giustamente come ti ho detto prima, che saranno uguali a mucca, no? 3 prime e 3 dopo, no? Ogni 20 dollari, 3 prime e 3 dopo, no? Si davano un cambio, ecco, ma bene. Poi ci stava una persona vicino alla pressa, ha scritto 6, 7, 8, 11 persone, ultimamente della trebbiatura. Poi la trebbiatura a paglia sciolta, là era un altro discorso. La trebbiatura a paglia sciolta, l'ho detto, ci volevano 7-8 femmine che arrivavano alla paglia, un cefatore, 6-7 cinquarenti che stavano in coppa, erano una ventina di persone, quando a paglia sciolta. A paglia sciolta una ventina di persone. Invece, dal momento in cui è uscita la pressatura davanti alla trebbia, che abbiamo tolto alle donne, che non arrivavano più alla paglia, abbiamo ridotto a 10-12 persone. All'epoca, quando ci stava la trebbiatura, diciamo, ripeto, come prima, a paglia sciolta, a compagnia bella, ci stava pure l'acquaiolo. Questo dovevo sottolineare, ci stava l'acquaiolo che portava a bere l'operaio e tu lo pagavi quella persona che portava a bere l'operaio. L'acquaiolo si chiama. Allora, quando si finiva, diciamo, da noi, a Dugente, da noi, dopo fatta anche Acerra, Cancello, dopo fatta, prima andavamo a Acerra, Cancello, dopo fatto quello, ho detto già prima, ci ritrovavamo a Dugente, facevamo Dugente e poi ci trasferivamo a Benevento. Allora, purtroppo all'epoca la macchina aveva le ruote tutte in ferro e si doveva camminare di notte perché la ruota di ferro, la macchina era 40 quintali, la ruota di ferro, se non si camminava a mezzogiorno, l'una la mattina, si tirava tutto l'asfalto appresso. Bisogna spiegare. Quindi per forza dovevi camminare di notte. Allora, partivamo di notte, io partivo alle 5 di sera, alle 5 di sera arrivavo qua, ci mettevo 11 ore con la trebbia di ferro, 11 ore, con il trattore OM 35-40, come è bella, piano piano si veniva qua, 11 ore, alle 5 di sera fino a mattina alle 5 e mezza di sera a Bascia di Ciucciano. Allora si iniziava, anche all'epoca ci stava questo fatto qua, si iniziava una volta diciamo, la zona, una volta si cominciava da sopra, andare verso sotto, verso giù, e una volta si cominciava da giù, andare verso su, perché poi se noi i contadini, insomma, le persone, insomma, dicevano che non è che erano sfogliati sempre l'ultimo, perché a volte l'ultimo doveva essere pure il primo, si doveva invertire la cosa. Io ho lasciato la trebbia nel 1977, ho lasciato la trebbia, abbiamo comprato la prima meditrebbia, nuova, John Deere, abbiamo comprato. Veramente i primi anni, diciamo, è stato un po' a disagio, non volevano trebbiare con la meditrebbia nel campo e di fatto dovette comprare l'imboccatore davanti alla meditrebbia e andavamo vicini ai covoni, in mezzo ai campi, continuavano a fare i covoni, soltanto che non lo correvano più a casa e gli mancava di tre vicino ai covoni, vicino ai campi e ci buttavano la rete. Nei primi 2 o 3 anni è successo questo qua. Per essere convinti della meditrebbia passarono 4 o 5 anni. Ma prima volevano continuare a trebbiare, volevano per forza mietere il grano e buttarlo in da macchina. Non ci stava la trebbia, lo buttavano nella meditrebbia. All'epoca la paglia, diciamo, aveva un certo valore, come è belle, perché ci stavano le stalle degli animali, ci stavano le stalle. Allora il contadino, non so, aveva parecchi animali, come gli belli, allora la paglia era importante.
sia per mangiare gli animali e sia per la terra, diciamo, no? Ci stava sotto per la terra. Invece adesso, diciamo, le stalle sono un po' allentate, non ci sono più, e allora giustamente la paglia non interessa più. Addirittura ci sono le nuove macchine, come la mia, compagnia bella, che è la trice, c'è una polverizza dietro, la polverizza, esce soltanto a campo, paglia niente, la macchina la polverizza. Quando si lavorava come le pelle e ci stava la festa patronale, diciamo che la macchina non lavorava, stava ferma e basta, si tornava a casa e poi il giorno successivo si cominciava a lavorare di nuovo, cioè ci rispettavano queste cose. La macchina si è rotta, giustamente, diciamo quella festa ci ha convinto, diciamo, a fare feste, perché, a farla rispettare, perché credevamo che poteva succedere qualche cosa, insomma, abbiamo creduto che per colpa di quella festa, se non la rispettavamo, poteva succedere qualche cosa. Cioè, poi ci siamo creduti veramente. Maronna Arazzi e Carmena. Queste due feste io per me le ho sempre rispettate, come mi diceva mio padre, ho continuato a rispettarle.